Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Troviamo questi topolini che possono essere un po' fastidiosi perché spesso sono associati alla perdita di tempo, alla sfiducia, alle preoccupazioni, alla mancanza di tempo, anche stress in senso generico, forse tante cose che ci portiamo dietro, che non abbiamo ancora avuto modo di sistemare, forse anche troppe cose da fare. Quindi partiamo un po' con delle energie un po' bassine e poi troviamo il libro e infine la nostra dama. Quindi possiamo dire che la settimana poi procede con maggior tranquillità e serenità, soprattutto per riflettere, valutare, osservare. Infatti il libro ci porta ricerca, osservazione, ma di cosa effettivamente? Forse perché abbiamo bisogno di recuperare le nostre energie, perché abbiamo l'opportunità di farlo o di attenzionare alcune cose che sono successe, magari riguardo una persona nello specifico, valutare e quindi pianificare un po' le prossime azioni, le prossime cose da fare. Quindi di sicuro va a chiudersi una fase, come abbiamo visto, iniziale un po' più difficile, quella un po' più stressante e impegnativa. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E abbiamo un pochettino quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente per chi magari è interessato anche a amicizia e famiglia, potete ascoltare e di adattare ovviamente quello che dirò. Troviamo l'oleandro, l'anemone. È qui che si riflette maggiormente quella carica di stress o di difficoltà. Una settimana abbastanza impegnativa. È vero che ci sono delle opportunità, per concentrarsi su alcune cose, sia diciamo personali, ma soprattutto di coppia, però, sono situazioni abbastanza fugaci, quindi consiglio di cogliere quei piccoli momenti di gioia, di coinvolgimento che effettivamente ci possono essere, però vediamo che sono abbastanza veloci e fugaci. Poi cosa vogliono dirvi? Che essendo una settimana abbastanza impegnativa, forse per situazioni esterne, situazioni che richiedono la vostra attenzione, maggior ragione se avete qualche problematica in famiglia o anche a livello esterno, se ci sono figli o se ci sono proprio situazioni lavorative che in questo periodo possono essere complesse da gestire, allora si va a riflettere nella coppia stessa e nel vostro umore. Altrimenti magari ci sono delle dinamiche interne alla coppia che possono portare qualche conflitto, gelosia, qualche fastidio in senso generico. Questo ovviamente vale anche per diciamo, un'amicizia o un familiare. Per i single
questioni di conflitto o di passione fugace magari sono legati a un interesse, a un coinvolgimento, alla conoscenza di una persona. Carte soprattutto adatte magari a, qualcosa a livello passionale, magari anche di nuova conoscenza, possibile avventura. Questo lo dico col punto interrogativo perché magari, c'è chi è avvezzo a queste cose, c'è chi in un momento del genere può desiderare un'avventura, c'è chi magari non la vuole assolutamente, quindi è vero c'è la possibilità, però la cosa secondo me più interessante è il fatto di insoddisfazione e stress in questo ambito, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non procede proprio per il verso giusto, però attenzione, abbiamo questa carta che qualche novità la porta e quindi si può riaccendere il desiderio, una nuova persona, un'amicizia che potrebbe essere poi pronta per diventare qualcosa di più. Quindi ci sono delle dinamiche che effettivamente stanno cambiando, ma in realtà come avete visto vediamo proprio la prima parte della settimana un po' più difficile, però alcune cose poi vanno a cambiare e rasserenarsi. Vediamo adesso l'ambito, quello più pratico del lavoro e delle finanze, se segue la stessa dinamica e che altri aspetti ci vogliono dire. Fedeltà lettera e poi messaggero. Tante cose sono proprio incentrate sulle comunicazioni, sulle cose che sono in arrivo. Anche questo è vero, può parlare di cose che si muovono abbastanza in fretta. Chi magari sta programmando il viaggetto, chi farà qualcosa nel corso della settimana. Diciamo che in senso lato, parlando proprio strettamente del lavoro, del denaro e delle questioni finanziarie, si vede un nuovo passaggio che può essere positivo per chi sta aspettando delle comunicazioni, delle informazioni, per chi magari è alla ricerca di lavoro, perché c'è possibilità di proposta e di risposta per qualcosa che avete già fatto precedentemente. Il messaggero è molto ampio il suo significato, perché oltre all'arrivo di notizie può parlare di doni, di affari, di permessi, di novità, abbiamo detto viaggi, contatti, idee, iniziative che possono essere buone, positive e stimolanti, quindi super consigliato magari cercare di incominciare a pianificare forse una nuova ricerca, o anche di valutare di spostarsi, di fare qualcosa di diverso dal solito. Di sicuro si vede anche una figura che potrebbe essere legato, come abbiamo visto sin dall'inizio, dalla presenza della dama, di una figura di conforto, di aiuto, di sostegno, non solo a livello di umore, però anche a livello pratico. E grazie a questa figura alcune cose si possono muovere in un certo modo. Io direi che è assolutamente possibile. Quindi vediamo che sono favoriti i nuovi contatti, sono favoriti sono favorite, scusate, tutte quelle azioni che vi portano a intraprendere nuovi percorsi, e anche ovviamente di andare a valutare delle nuove occasioni e delle proposte. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!